Nel 332 a.C. l'Egitto entra in una nuova fase. L'esercito di Alessandro Magno conquista la terra dei faraoni e si pone fine allo sviluppo dinastico. D'ora in poi ci saranno dei governatori stranieri che hanno il potere nell'Egitto. Ebbene, per introdurre questa fase al Museo Egizio abbiamo un elemento molto importante, questo elmo macedone che probabilmente è appartenuto a uno dei soldati che erano al seguito di Alessandro Magno per conquistare il paese. Questo elmo a Pilos ha peraltro un'iscrizione sulla parte frontale in cui leggiamo Alexandru tu Nikanoros, ovvero di Alessandro, il figlio di Nicanore. Il nome con il patronimico indica appunto il soldato a cui questo elmo apparteneva. 332 Alessandro Magno entra in Egitto, conquista il paese, va presso l'oasi di Siwa e si fa dichiarare figlio del dio Amon e lui stesso quindi si fa raffigurare poi come vero faraone. Nel tempio, nella cappella della barca al tempio di Luxor lo vediamo come un vero faraone che fa l'offerta al dio Amon. Sappiamo che nella conquista di Alessandro Magno di quello che allora era il mondo conosciuto, la conquista procede a tappe forzate, ma Alessandro morirà nel 323 a.C. Coloro che avranno il potere poi in Egitto saranno i Diadochoi, i suoi successori, e nella fattospecie la famiglia dei Tolomei. Ed è interessante guardare quello che rimane di due statue, quindi queste due teste che appartengono a Tolomeo II Filadelfo. Interessante perché vediamo le modalità in cui esse potevano essere rappresentate. Da una parte vediamo la testa del faraone con la corona Nemes, con l'Ureo al centro, quindi Tolomeo II Filadelfo che è il vero faraone dell'Egitto. Il faraone, ricordiamoci, dalla quarta dinastia è Sa-Ra, figlio del dio Sole, è l'intermediario fra gli dei e gli uomini, è colui che è responsabile del mantenimento della Ma'at, dell'ordine sulla terra. E qui invece, sempre Tolomeo II Filadelfo, rappresentato invece i fattezze ellenistiche, quindi da una parte queste due culture che diventano ibride e che si influenzano l'una con l'altra. E vicino a loro vi è un busto di una principessa di cui si è molto parlato negli ultimi anni. Noi nella didascalia scriviamo semplicemente Regina Tolemaica, senza sbilanciarci. Perché? Perché alcuni ritengono che essa possa essere identificata come Cleopatra VII, la famosa Cleopatra, l'ultima regina tolemaica, colei che ebbe una relazione con Cesare e dopo la morte di Cesare nel 44 a.C. con Marco Antonio. Colei che con Marco Antonio aveva un disegno importante di egemonia nel Mediterraneo, disegno che venne a finire con la battaglia di Azio nel 31 a.C. e la vittoria di Ottaviano, momento che segna definitivamente la fine di qualsiasi forma di indipendenza da parte dell'Egitto. Perché l'attribuzione è controversa? Beh, si gioca tutto sul copricapo, dove vediamo sembrano essere raffigurati tre urei. In realtà non siamo sicuri che si tratti di tre urei o di tre cobra, perché forse quello centrale potrebbe essere stato la parte iniziale del volto di un avvoltoio. Infatti vediamo che ai lati della parrucca ci sono le piume di un avvoltoio. Ebbene, se fossero tre urei, probabilmente questa statua potrebbe essere identificata con Cleopatra VII o Cleopatra I o Arsinoe II, quelle principesse e regine tolemaiche che avevano portato territori aggiuntivi all'Egitto stesso. Però su questo non siamo certi e vi è anche un altro elemento che pone alcuni dubbi, che è come è reso il busto. Vedete che è reso con questa veste molto attillata, che invece sembrerebbe
dare come indicazione cronologica l'inizio del regno dei Tolomei e non la loro fine. Però anche su questo elemento invece ci dobbiamo ricordare che vi è una statua di Cleopatra identificata come tale, conservata oggi presso l'Ermitage di San Pietroburgo, dove vi è pure questa veste molto aderente, molto simile a quello che vediamo qui. Allora, studi aggiuntivi sono necessari per capire se qui davanti a noi abbiamo Cleopatra VII o un'altra regina tolemaica. In ogni caso, di sicuro, abbiamo una rappresentante di questi diadochoi, di questi successori di Alessandro Magno che dominano nel paese. Un altro elemento interessante che ci attesta questo periodo è la cosiddetta stele di Callimaco, che vediamo qui, in cui Cleopatra è rappresentata, perché eccola qui la nostra Cleopatra VII, come dall'altra parte vediamo una rappresentazione di Cesarione, il figlio che lei ebbe con Cesare, e vediamo che Cleopatra fa un'offerta a Raorachti, mentre Cesarione fa un'offerta ad Amon. Ebbene, anche questo è un pezzo molto interessante. Se osservate la superficie, vedete che qui la superficie è più profonda, quindi è successo qualcosa. Questa parte è levigata, invece questa arretra. E cosa è successo? Semplicemente questa era una stele più antica che è stata poi riutilizzata. Vediamo che è stata ridecorata qui, dove sono state aggiunte le raffigurazioni di Cesarione e di Cleopatra, e qui è stata abbassata la superficie ed è stato aggiunto un testo in greco e in demotico. Ecco quindi che abbiamo, se volete, un'iscrizione bilingue e al contempo qui però c'è anche un'iscrizione geroglifica che si riferisce alle offerte votive che vengono fatte agli dei e che sono di un'età precedente. Ecco, è un tipico esempio di come un oggetto possa raccontarci diverse storie, di come racchiude in sé la sua biografia, che ci parla anche di un'evoluzione cronologica, di un Egitto faraonico che entra in una nuova fase, in quella fase che noi chiamiamo greco-romana, interessantissima, perché ci sono vari elementi di ibridazione fra quella che è la cultura dominante, che è la cultura greca, e di cui l'Egitto diventerà uno dei centri propulsori, perché sarà proprio Alessandria, la nuova capitale, a diffondere la cultura greca in tutto il mondo. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.